Ciao, benvenuto nella vigna dell'inferno. Questa è una delle vigne dove produciamo il nebbiolo per fare l'appassimento dell'uva per ottenere lo sforzato. Eh, Si tratta di selezionare un'uva molto bella, molto integra, con un grappolo molto spargolo. Poi in realtà il resto del lavoro, una volta che l'abbiamo raccolta e messa nella cassetta, il resto del lavoro lo fa il vento. È il vino del vento lo sforzato. È il vento che al mattino, al pomeriggio, soffiando in queste vallate, eh, aiuta a ottenere questo risultato, l'asciugatura del grappolo. E l'asciugatura del grappolo la facciamo lassù, in quel fruttaio. Mettiamo le cassette disposte nel fruttaio, ma adesso se venite con me ve lo faccio vedere. Eccoci, benvenuto nel fruttaio, in questo luogo magico. Questo è il luogo dove il nebbiolo, con molta lentezza, perde il suo peso, perde una grande percentuale di acqua e ottiene la giusta concentrazione. È un luogo magico questo perché il vento attraversa tutte le finestre che vedete in qua nel fruttaio e lentamente e costantemente procede ad asciugare lentamente l'acino. Perdiamo circa il 30% di peso, ci mettiamo parecchie settimane, oltre 100 giorni. Il risultato è un'uva completamente diversa dal momento della vendemmia. La freschezza del sapore di ciliegia viene trasformato nel sapore di prugna matura, intensissimo. L'uva a questo punto è pronta per essere pigiata. Se venite con me vi faccio vedere come si pigia. Bene, eccoci arrivati in cantina. Ecco l'uva dello sforzato in questo momento viene ulteriormente selezionata. Soltanto gli acini più belli passeranno nella pigiatrice e dalla pigiatrice direttamente nella zona di fermentazione. Accompagnatemi che vi faccio vedere. Ecco, ora siamo nella zona di fermentazione. L'uva nebbiolo per lo sforzato ora si trova in questi serbatoi dove si effettua la fermentazione. Questa è l'attività quotidiana che dobbiamo svolgere per controllare che la fermentazione proceda nel modo migliore. Per noi è importantissimo che il lievito effettui la fermentazione completa dello zucchero. Questo normalmente avviene in 2 o 3 settimane. Finita la fermentazione, il vino è pronto per le successive fasi, soprattutto quella più importante dell'affinamento in legno. Se mi seguite vi faccio vedere. Eccoci, siamo in un altro ambiente magico del mondo dello sforzato del nebbiolo delle Alpi. Siamo nella zona dell'affinamento, al termine del ciclo di questo grandissimo vino c'è proprio questa fase nella quale il vino, grazie al legno, ottiene quell'eleganza, quella finezza che è tipica di grandi nebbioli che provengono soltanto da questa zona. È soltanto grazie alla cura dei particolari che si riescono a ottenere questi risultati, ma anche grazie e soprattutto a questo splendido territorio. Il mondo delle Alpi, il nebbiolo delle Alpi conferisce a questo vino classe, eleganza e grandissima sapidità. Questo è il grande nebbiolo delle Alpi.